Di tutte le migliori routine che si fanno al mondo delle persone più di successo in qualsiasi ambito, io ho praticamente provato quasi tutto e tutte le migliori routine hanno comunque delle cose in comune. E diciamo che io sono sempre riuscito a fare la maggior parte delle cose, quindi tendenzialmente la dieta, l'allenamento fisico, ho sempre fatto yoga, meditazione, quindi tutte le cose che mi sono sempre servite. Ma una cosa per cui ho sempre fatto tanta fatica è il sonno, arrivare ad avere un sonno perfetto. Ci ho provato tempo fa, quando ho letto il libro per la prima volta, The Miracle Morning, provando ad alzarmi alle 5 e ultimamente, circa qualche mese fa, in cui quando ho imparato la routine di Brian Johnson, l'uomo più misurato al mondo, ho iniziato a migliorare tutta la mia routine e anche a inserire la parte del sonno che è la cosa principale, la priorità per Brian e tutte le persone che vogliono vivere al massimo, perché avere un sonno migliore è la cosa migliore, ma comunque dopo pochi giorni, dopo poche settimane, quando la motivazione è iniziata a calare, diciamo che non sono più riuscito a tenerla e anche in quel caso lì comunque non notavo grandi differenze. Il mio deep sleep, quindi la fase del sonno profondo, che tendenzialmente dovrebbe essere intorno al 20% del sonno e della notte, non riusciva mai ad arrivare a superare il 10%, sono arrivato al 12-13%, ma non riesco mai ad avere un buon sonno. E se voglio migliorare tutta la mia routine, devo avere un buon sonno. Diciamo che sono un po' stanco più che altro di alzarmi e fare tanta fatica ad alzarmi. Sono stanco di non riuscire a vedere il sole d'inverno, ad esempio, perché tramonta praticamente alle 4:30. E siccome io alla fine la mattina, quando mi alzo, leggo il libro, perché lo faccio come priorità la mattina, se no faccio fatica a farlo durante il resto del giorno. Quindi mi alzo, leggo il libro, vado in bagno e faccio la skincare con oil pulling, Duolingo, il diario, journaling, eccetera. Torno in camera, faccio yoga e meditazione che mi prende circa un'ora e quindi ora che mangio e faccio colazione, cioè il primo pasto, praticamente è un digiuno intermittente, quindi inizio a mangiare tendenzialmente, anche se mi alzo alle 9-10, inizio a mangiare praticamente a mezzogiorno, l'una, a volte anche le due. Perché? Perché comunque poi, essendo che il lavoro me lo gestisco io e col fatto che faccio yoga e meditazione a stomaco vuoto, perché vanno fatte a stomaco vuoto, alla fine arrivo a un punto in cui ho fatto tanto durante il giorno, tutto concentrato, riesco comunque a fare tutto e poi arrivo alla sera che voglio dedicarmi un po' a me stesso, rilassarmi e quindi mi perdo via in fare alcune ricerche, fare alcune cose e alla fine praticamente vado a letto comunque sempre alle 2 qualcosa, e alle 2 qualcosa significa che almeno 8 ore di sonno, perché ho notato che per il mio tipo di allenamento, il mio tipo di attività, il mio tipo di corpo, e sono alto 1,90 praticamente per 90 kg e sto cercando di migliorare per arrivare in Giappone intorno agli 85-86 kg come una volta. Per il mio tipo di allenamento e tutto, almeno 7 ore e mezza, 8 devo farle, e quindi andando a letto alle 2 mi alzavo per forza alle 10 e riniziava questo ciclo da cui facevo veramente fatica ad uscire. E ultimamente, dato che sto comunque studiando Brian Johnson, tutte queste persone, per migliorare anche la mia longevità, ho fatto dei video al riguardo poco fa, ho iniziato a leggere anche questo libro che si chiama The One Thing. Ultimamente leggo più libri sulla psicologia, sulla filosofia, sulla spiritualità, ma è da un po' che non leggevo qualcosa sulla produttività, e siccome è un libro super consigliato ho iniziato a leggerlo e diciamo che mi ha aiutato un po' a declatterare, quindi a togliere un po' tutte quelle cose inutili dalla mia routine, che già pian piano avevo migliorato nel tempo e si era creata questa routine che facevo tutti i giorni, ma diciamo che mi ha aiutato questo libro ti aiuta proprio a capire che non è fare tante cose fatte bene, ma è fare una cosa fatta al meglio, per cui si arriva al successo in qualsiasi cosa, in qualsiasi ambito. E quindi diciamo che il pensare a un proprio significato di vita, dare a quella cosa una priorità e poi metterla anche come produttività, quindi crearsi un sistema per farla, è una cosa che un po' ho deciso di fare. E dopo un po' di esercizi, tra cui questa domanda che è la base del libro, che è: qual è quella cosa, se devi farti questa domanda, per cui facendola tutto il resto diventa non necessario o comunque più facile. E mi sono accorto che per me, nel mio caso, a parte tutta la mia routine di cura di sé, comunque lo yoga, la meditazione, la cura interiore, i libri, eccetera, che quella è un'altra cosa, a parte quello, che cos'è per me? È semplicemente il fare video, il creare contenuti, il servire le persone, l'aiutare. Arriva poi a quello che tutte le persone vogliono, che è l'unione. E per me il mio contributo in questo momento della mia vita almeno è quello. E quindi dico, se faccio contenuti in un certo modo, prendo più risultati
i risultati portano a altre cose, che quindi mi rende tutto il resto quasi non necessario o comunque è più facile e quindi mi sono detto cavoli, voglio allora pian piano concentrarmi su quello, perché adesso riesco a fare video, ma diciamo che non è è la parte di lavoro della mia giornata, ma ci dedico meno tempo di quanto vorrei, quindi riesco a farlo come task fatta, ma non ho quel tempo necessario da dire ok, mi metto lì e provo. Testo, guardo, studio, leggo, guardo cosa fanno gli altri, guardo cosa sono nelle analytics. Riesco a farlo un po', ma non come vorrei. E quindi ho detto, voglio cambiare la mia routine in questo modo, aggiungendo questa priorità diversa, e devo partire ovviamente dall'alzarmi prima, perché voglio provare a fare tutte le cose che faccio, come dicevo, yoga e tutto così, togliermelo la mattina e iniziare poi ad avere tipo almeno 4-5 ore al giorno, quindi diciamo il pomeriggio, tutto il resto della giornata, a dedicare proprio alla mia priorità, che nel mio caso in questo momento è creare contenuti. Perché se voglio cambiare la mia vita non posso continuamente fare le stesse cose, bisogna cambiare qualcosa, se vuoi cambiare comunque quello che fai devi cambiare un po' le tue circostanze. E quindi ho detto devo partire dalla cosa che mi manca di più, il sonno. La moto è coperta, pronta per l'inverno. Quindi stasera, tra le varie cose che andrò a fare come prima notte, inizierò aggiungendo tutte queste cose che servono per il sonno. Tappandomi la bocca, una cosa che ho imparato da un libro sulla respirazione, di tutti i libri che ho letto, ho imparato anche che tapparsi la bocca per un po' aiuta a respirare col naso, che aiuta tantissimo per il dormire meglio in generale per la salute. Poi utilizzerò o pulsetto o questo aggeggio che comunque servono per rilassare il corpo prima di andare a letto, quindi servono per stimolare il nervo vago e quindi rilassare il corpo e renderlo più pronto, diciamo, invece che fight or flight, a entrare nel sistema parasimpatico e rilassarsi, quindi il rest and digest. Proverò ovviamente anche a utilizzare meno schermi, quindi mezz'oretta, un'oretta prima di andare a letto. Da oggi inizierò a utilizzare questi per ridurre le luci blu che peggiorano, oltre ovviamente anche a luci rosse e calde che utilizzerò, e utilizzerò stasera e nei prossimi giorni per poco, per questo ciclo, della melatonina per abituarmi e per ricalibrare il mio diciamo ciclo di sonno, quindi il mio orologio biologico, perché adesso è diciamo sintonizzato per andare a letto tardi e alzarsi un po' più tardi, e quindi per avere un po' più di sonno mi aiuterò con della melatonina e con il relax. Proverò anche, alcuni hanno consigliato questi diciamo suoni bineurali, qualcosa del genere, che dovrebbero aiutare per il deep sleep, quindi proverò anche con questi. Ho anche tolto il blocco dei social, quindi ho inserito che non posso più utilizzare i social media e quindi il telefono dopo una certa ora, e anche alla mattina quando mi sveglio, quindi per un'oretta dopo che mi sono alzato ho tolto la modalità sleep, perché faccio il tracking con l'orologio, con l'Apple Watch faccio il tracking per vedere come ho dormito, eccetera. Ho tolto, quindi non posso usare i social prima e dopo andare a letto. Tra l'altro c'è un'app, una specie di gioco che ho scaricato, siccome sono un po' fan dei Pokémon, un po' questa cosa nostalgica, che si chiama Pokémon Sleep, è appena uscita, e praticamente più, diciamo, fai un sonno migliore, prendi i dati da Health, da Apple Salute, e più il tuo Snorlax cresce, quindi trovi nuovi Pokémon, insomma un po' una gamification per il sonno, quindi sto utilizzando anche quello. La stanza la renderò scura, quindi metterò nessuna luce in tutta la stanza per la notte, perché anche quello aiuta. La stanza rimarrà abbastanza fresca, che anche quello aiuta. Invece prima tenevo le luci un po' soffuse, o comunque a volte non chiudevo gli scuri, perché così quando mi alzavo avevo più luce, ma in teoria sarebbe meglio dormire con la stanza buia. E poi io di solito durante il giorno lavoro spesso in camera, quindi sto sul letto e utilizzo la stanza un po' come ufficio. E invece mi sono messo da dover utilizzare la stanza e il letto almeno quasi esclusivamente per dormire, quindi lavorerò più magari sulla scrivania oppure fuori dalla stanza, in cucina, andrò in giro, e anche quello dovrebbe aiutare. E ultima cosa che farò, ovviamente oltre alla wind down routine, quindi questa oretta in cui utilizzo meno schermi e mi rilasso prima di dormire, magari anche facendo yoga, meditazione, vediamo se li sposto adesso dalla mattina alla sera. La cosa che farò è
mangiare prima, quindi cenare come ultimo pasto per le 7:30, massimo 8, così da avere quelle 4 ore. Il mio piano inizialmente è di andare a letto massimo mezzanotte, quindi per le 11:30 essere a letto, rilassarmi e poi a mezzanotte dormire in modo da alzarmi alle 8. Il primo passo è cercare di alzarsi alle 8. Poi magari se riesco a migliorare cioè andare un po' più indietro, meglio ancora, così da capire quanto sarebbe meglio dormire per me, eccetera. Ma diciamo che l'obiettivo è migliorare il deep sleep, questa è la stessa cosa. E cercare di andare a letto più o meno sempre alla stessa ora, che anche quella è la cosa in cui ho fatto sempre fatica e sarebbe quella anche una cosa essenziale per regolare anche il proprio ciclo di melatonina e il ciclo biologico in base a quello. Ovviamente ci sono anche altre cose che farò come sempre, quindi altri consigli di cui parlo anche negli altri video prima di dormire, come la skincare routine, programmare il giorno dopo, poi alcune frasi, affermazioni che a volte mi posso ripetere. Aiuterebbe anche una camminata leggera, ma fa freddissimo ultimamente, quindi cerco magari di evitarlo. E quindi alcune cose di cui parlo sempre comunque come wind down routine. Proverò magari anche a fare una doccia calda per vedere come va, magari per stasera, che anche quello dovrebbe aiutare a raffreddare il corpo e quindi a farlo addormentare meglio e a rilassarsi. Io già di stimolanti non ne prendo, quindi potrebbe essere utile. E magari anche Shakriya o comunque mettere una sveglia sola e fare i cicli di 1 ora e mezza, insomma dormire solo da un lato sinistro oppure addirittura in un lato singolo. Poi ci sono altre cose come il dormire con la testa rivolta cercando non verso, come dice la Ayurveda, cercare di dormire non verso una parte specifica, testa rivolta in qualsiasi direzione tranne nord, e poi anche utilizzare il purificatore d'aria prima di dormire durante la wind down routine, così ho un'aria bella fresca e pulita prima di dormire. Ed ecco qua ragazzi, la routine nuova finita. Ho messo che la mattina, tutte le mattine, farò le cose necessarie, quindi i must do. E al pomeriggio one thing, quindi la priorità, e alla sera wind down, quindi tutte le cose che mi rilassano. Mi sono fatto per ogni singolo giorno la routine e poi cosa farei per wind down. Quindi ad esempio lunedì, che è il giorno diciamo un po' più pieno, alla mattina ho tutte le cose essenziali, quindi tendenzialmente Shambhavi, che è il mio yoga che faccio tutte le mattine, la mia meditazione, Shambhavi, e lunedì ho anche il breathing, poi self-care, che per me self-care significa leggere il libro oppure fare Duolingo, diario, fare journaling, gratitudine, skincare, quindi i giochi, tutte quelle cose diciamo che faccio la mattina, faccio il pulling mentre vado in bagno, faccio lo skincare eccetera. Anche se il libro non è detto che lo leggo perché probabilmente lo farò la sera. Poi ho colazione e dovrei essere praticamente a metà mattinata perché dovrei alzarmi alle 8. Poi mentre faccio colazione, dopo colazione faccio giapponese e posto sui social media, poi vado in palestra, prendo gli integratori e faccio degli esercizi, email, eccetera, eccetera. Al pomeriggio ho il pranzo, poi faccio le idee per i video, quindi ho lasciato, vedete, tanto tempo per la mia one thing, che lunedì è fare le idee per i video, e poi ho tutte le altre cose che voglio fare. E alla sera invece ho, diciamo, wind down, tutte le altre cose che devo fare lunedì, e poi wind down 1 ora a letto a mezzanotte. E il martedì invece gli altri giorni che sono un po' più normali, più o meno la stessa cosa. Quindi diciamo che ho Shambhavi, il self-care, colazione giapponese, post palestra, e la doccia e le mail, che sono le cose fondamentali della giornata. Al pomeriggio one thing, quindi il pranzo, e poi video per YouTube e TikTok, merenda. E alla sera cena, le live, wind down e letto a mezzanotte. Giochi, diciamo che mi sono messo una mezz'oretta di giochi in generale, tipo qualcosa per divertirmi, per rilassarmi, ma non voglio tecnologia durante il wind down e quindi probabilmente farò una doccia, leggerò il libro e poi pian piano, con tutte le altre cose di cui vi ho già fatto vedere, mi addormento a mezzanotte. Quindi alle 11 inizio il wind down togliendo tutto. Mercoledì stessa cosa, tutto uguale. Al pomeriggio li edito i video il martedì, cioè il mercoledì. Il giovedì preparo i video, quindi thumbnail e tutto. Il venerdì finisco di prepararli, oppure faccio altri live, faccio un'altra live per YouTube, faccio altri video, metto le storie, il planning per i giorni successivi. Sabato e domenica altre cose, ma tendenzialmente soprattutto riposo. Quindi questa è un po' la routine che proverò a fare. Non è molto diversa da quello che faccio ora, ma diciamo che contengo alla mattina tutte le must do che di solito invece mi occupavano tutto il giorno, e alla sera di solito facevo quello che mi mancava, quindi la mia one thing, che era i video. Invece adesso ci dedico tutto il pomeriggio, quindi ho molto più tempo al pomeriggio e più energia per creatività nel fare quella cosa, e alla sera invece relax, così non devo mettermi a far robe, così vado a letto tardi, rompendo quindi la routine. Perché il problema è che riuscivo comunque a far tutto,
ma col fatto che mi alzavo più tardi, facevo tutto quello che dovevo fare e poi facevo i miei video alla sera, andavo a letto tardi e mi rialzavo prima. Quindi diciamo che c'era questo problema che invece volevo rompere. Perché facendo così nella mia routine classica, diciamo che riuscivo comunque a fare tutte le mie cose durante il giorno, ma non avevo tempo di fare cose nuove. Quindi riuscivo a avere tempo per fare tutto quello che dovevo fare, ma non c'era mai tempo per avere del tempo libero per fare cose nuove. E quindi era un po' un problema. E le mattine erano praticamente off limits. Quindi questa cosa mi serve. E tra poco inizio quindi la mia prima routine del sonno. Adesso sapete cosa faccio? Devo editare i video, ma sicuramente non riuscirò a finire di editarli. E quindi cosa faccio? Perché è il primo giorno, quindi di solito vado a letto alle 2, 3 e quindi avrei questo tempo per editare i video, per finire la mia routine. Ma dato che da oggi inizio devo tranciare e farlo domani che avrò molto più tempo perché avrò tutto il giorno. Quindi adesso sono le 10:30, tra mezz'oretta inizio a andare a letto, a riposarmi, a rilassarmi, inizio con la doccia calda, prendere la melatonina, tutte quelle cose lì e quindi a rilassarmi. Devo licenziare a una certa ora il Marco produttività, business eccetera e far subentrare il Marco sonno. In quel momento lì, come dice Brian Johnson, no, in quel momento lì apprezzo la mia e tutti i miei pensieri eccetera, ma li lascio per il giorno dopo. In questo momento, in quell'ora lì, devo semplicemente dedicarla a essere un professional sleeper, a dormire meglio. Quindi sicuramente avrò più tempo per fare le cose e inoltre ne approfitto perché domani mattina alle 8:30 ho un brevissimo appuntamento, una specie di chiamata e quindi siccome è difficile alzarsi sempre presto se non è una vera motivazione, quindi un appuntamento, un evento, all'inizio almeno mentre ci si abitua, alla mattina ne ho approfittato dicendo domani devo per forza comunque alzarmi alle 8, quindi ne approfitto domani per farlo. E d'ora in poi, tipo il giorno dopo ancora, mi sono preso una chiamata invece di la chiamata a farla al pomeriggio, l'ho schedulata, l'ho messa alla mattina, quindi obbligarmi anche pian piano a mettere degli appuntamenti e degli eventi alla mattina fa in modo tale che devo per forza anche avere una motivazione vera e propria per continuare la routine finché non mi entra bene in circola. Quindi iniziamo, rompiamo questa routine, sarà un po' difficile i primi giorni, ma proviamoci. C'erano un paio di errori, adesso li ho corretti, come ad esempio la doccia, invece che il giovedì l'ho messa il venerdì, siccome ce l'avevo il martedì, poi ho corretto un paio di cose, ecco, adesso è a posto. Poi pian piano sicuramente la modificherò leggermente in base anche al feedback. Ok, doccia fatta, tutto pronto, occhiali, luce rossa messa, biotina presa, sono le 11:40, 11:40 praticamente, fatto un po' più tardi, però vabbè, è il primo giorno quindi ci sta. Bineural beats pronti, adesso mi tappo la bocca e mi rilasso un attimo, poi e siccome ho già letto il libro stamattina perché era una routine diversa, da domani invece aggiungerò anche un 20 minuti, mezz'ora in cui zero schermi, non dovrò riprendermi e leggo, quindi ancora più wind down routine. Vediamo come va. Inoltre tutti i telefoni, tutti i dispositivi dalle 10 in poi ho messo che mettono la modalità notturna, quindi meno notifiche e in più anche tolgono o almeno filtrano il più possibile le luci blu. Quindi luci arancione dovrebbe aiutare anche per gli occhi e l'affaticamento. Accendo anche adesso il purificatore d'aria e tra 20 minuti circa inizio a dormire. Ok, sono alzato, sono le 8 in punto. Adesso vediamo com'è andata il sonno.